Ciao, sono Martina del blog di Cucito la Dulzatina. In questo video vi mostro come rammendo i buchi dei jeans. Trovare un paio di jeans che mi calzi a pennello per me è molto difficile, quindi quando si strappa o si rovina cerco sempre di recuperarlo. Non butto mai i jeans al primo strappo, ma li rammendo più e più volte. In questi giorni il mio compagno mi ha dato dei vecchi jeans strappati per vedere se possono essere recuperati. Ho deciso quindi di fare questo video per farvi vedere come sistemo i jeans strappati. Questo è uno dei jeans che mi ha dato completamente rovinato, che andrò ad aggiustare. Come potete notare è pieno di buchi molto grossi. Ok, la moda dei buchi, ma questi sono veramente troppo, quindi mi ha chiesto se è possibile sistemarli perché così non riesce più a indossarli. Questo paio ha buchi a livello delle tasche e sulle ginocchia, generalmente sono i due punti in cui li buca più spesso. Questo è un paio di jeans che ho già aggiustato, ho chiuso i buchi a macchina con un tessuto di rinforzo sul retro. Come potete notare i buchi di questo jeans corrispondono quasi esattamente a quelli di quest'altro che ho già aggiustato. Quindi sono i punti principali da rinforzare. Questo è un altro esempio di jeans da sistemare. In questo caso si sono rotti sul dietro in corrispondenza del cavallo. Io per esempio li rompo sempre così, sul sedere. Vi faccio vedere adesso come li sistemo. Vediamo innanzitutto i materiali che utilizzerò in questo video per riparare questi jeans. Un tessuto di tela di cotone, va bene anche un jeans vecchio recuperato dei tessuti di recupero, colla spray per tessuto, un filo color panna o se preferite ridurre l'effetto contrasto in jeans scuri, un filo blu-azzurro. Scegliete il colore in base all'effetto che volete ottenere, tono su tono oppure a contrasto. Ago 100 o aghi da jeans, un piedino per applicazione aperto davanti oppure un piedino per trapunto. Se non avete questi piedini va bene anche il piedino standard, quello che trovate già montato sulla macchina. In passato ho riparato i jeans anche con quello tranquillamente. Partiamo dall'ultimo jeans che vi ho fatto vedere, quello che è il buco sul dietro in corrispondenza del cavallo. Per prima cosa con il metro da sarta prendo le misure del rettangolo di tessuto di rinforzo che andrò a ritagliare. In questo caso dovrà essere grande 15 cm x 10. Prendo poi il tessuto e disegno il rettangolo delle dimensioni che mi servono. Vado poi a tagliarlo con le forbici. Posiziono sul tavolo uno scarto di carta velina, servirà per non sporcare il tavolo con la colla spray. Se non avete la velina potete utilizzare dei vecchi giornali. Utilizzo poi la colla spray per tessuti. È una colla temporanea, quando laverete i jeans con acqua e sapone andrà via. La agito bene prima di utilizzarla e la spruzzo sul rovescio del tessuto a una distanza di circa 30 cm. Risvolto i jeans al rovescio e sistemo il buco da riparare in modo che i margini combacino in qualche maniera. Applico il rettangolo di tessuto con il lato con la colla verso il rovescio del pantalone, andando a coprire completamente il buco. Premo e aspetto qualche secondo in modo che la colla si fissi. Quando risvolta al dritto è il buco chiuso dal tessuto di cotone. Se non avete la colla spray per tessuto potete imbastire il rettangolo di cotone, in passato facevo sempre così. Ultimamente uso la colla perché è più comoda e veloce. Per imbastire mettevo il tessuto sotto il buco sul rovescio del pantalone, lo tenevo con una mano e con l'altra cucivo in diagonale in modo da bloccare i tessuti insieme e tenere il buco chiuso. Utilizzate per imbastire lo stesso filo con cui andrete a cucire in modo che non si veda una volta cucito il rettangolo. Se utilizzate un filo per imbastire un filo di un altro colore sarà difficilissimo da eliminare una volta cucito e si vedrà. Per riparare i jeans a macchina utilizzo un ago 100, sostituisco quindi per prima cosa l'ago. Utilizzo inoltre il braccio libero, elimino quindi la base accessori e disattivo il trasporto del tessuto. Cercate sul manuale di istruzioni dov'è la leva per disattivarlo. Nella mia macchina è in questa posizione. Per disattivare il trasporto basta spostare la leva verso destra. Per agevolare la cucitura riduco anche la pressione del piedino con questa leva superiore. Anche in questo caso controllate sulla vostra macchina se si può fare e come. Se non si può ridurre la pressione del piedino potete comunque riparare i jeans, io l'ho fatto in passato, sarà semplicemente leggermente più difficile spingere il tessuto e dovrete stare più attenti. Vado a sostituire poi il piedino. Se non avete questo piedino aperto davanti potete utilizzare il piedino standard. In passato ho sempre riparato i jeans con quello. Il piedino per applicazione essendo aperto davanti vi permette semplicemente di vedere meglio quello che state facendo. Posiziono poi il tessuto sotto la macchina con l'ago in corrispondenza di una delle estremità del buco. Seleziono il punto dritto sulla macchina. Inserisco l'ago nel tessuto e tiro su il filo della bobina da sotto. Posiziono poi i fili sotto il piedino verso il dietro. Faccio 3 punti in posizione per bloccare la cucitura.
Quello che vado a fare per prima cosa è una cucitura su tutto il bordo del buco per fissarlo in maniera più salda al tessuto di rinforzo, una specie di imbastitura ulteriore a macchina. Questo mi permette di essere sicura che il tessuto non si sposti mentre lo cucio. Come vedete, se schiaccio il pedale il tessuto non scorre normalmente. Questo perché ho disattivato il trasporto. Per farlo scorrere devo tirarlo e spingerlo con le mani. Quando arriva all'estremità del buco, per tornare indietro, basta spingere il tessuto nell'altro verso. Ricordatevi che potete fare questo solo se avete eliminato il trasporto del tessuto e quindi abbassato le griffe. Non tirate il tessuto se non avete fatto questo passaggio perché rischiate di rompere l'ago. Una volta tornata al punto di partenza, ruoto il tessuto per cucire perpendicolarmente all'apertura del buco. Sposto il tessuto con le mani avanti e indietro. A seconda della velocità con cui schiaccio il pedale o della velocità che ho impostato e di quanto velocemente muovo il tessuto con le mani, il punto sarà più lungo o più corto, quindi potrebbe venirvi un punto non costante. Ma essendo un rammendo creativo va bene così, potrebbe essere appunto il suo bello. Quello che potrebbe succedervi con questo piedino o con quello standard è che l'apertura del buco, se non fissata bene, si incastri all'interno del piedino. In questo caso spostatevi nella direzione opposta e fate attenzione a non farlo incastrare di nuovo nel passaggio successivo. Vado avanti a cucire continuando a spostare il tessuto in avanti e indietro perpendicolarmente all'apertura del buco. Una volta arrivata all'estremità ruota ancora il jeans e ritorno alla partenza, cucendo sempre avanti e indietro. Il cavallo è sempre il punto più difficile da cucire perché gli spessori sono molto elevati. Cucite fino a dove riuscite oppure cambiate direzione. Una volta finito fate 3 punti in posizione per chiudere la cucitura, come quelli fatti in partenza. Questo è quello che si ottiene. Come potete notare, a seconda del colore del filo che scelgo, posso ottenere effetti differenti. In questo caso ho utilizzato un filo panna, in quest'altro un filo blu. Devo ora rinforzare anche quest'altra parte in corrispondenza del cavallo. Questa apertura è solo lacerata, non strappata, quindi non è necessario imbastire, cucio direttamente. Mi posiziono perpendicolarmente all'apertura e vado a cucire come fatto finora, spostandomi avanti e indietro. Ecco quello che ottengo alla fine sul dritto. Sul rovescio avete questa situazione. In questo punto si è creata una piccola piega, come vedete. Cercate di evitare queste pieghe stendendo bene il tessuto mentre lo spingete. Una volta finito di cucire, taglio i fili in eccesso e vado a tagliare il rettangolo di rinforzo lasciando circa 1 cm tutto intorno alle cuciture. Nel farlo cercate di stare attenti a non tagliare sotto il jeans con le forbici. Vediamo ora come riparare invece questi altri jeans che hanno molti più buchi e aperture più ampie. In questo caso potete procedere in 2 maniere, creando tanti rettangoli, uno per ogni apertura e andandoli ad applicare, oppure applicando un unico grosso rettangolo che rinforza tutta la gamba. È possibile comunque anche applicare un unico rettangolo, chiudere i buchi e poi andare a tagliare tutto intorno ai buchi, come se avessi applicato dei singoli rettangoli. In questo modo risparmio del tempo perché non devo creare tanti piccoli rettangoli, poi il risultato finale sarà come aver creato tanti piccoli rettangoli. In questo caso utilizzo un rettangolo di rinforzo unico e vi faccio vedere come lo applico. Vado ad applicare la colla spray come fatto per il jeans precedente sul rovescio del mio pezzo di tessuto di rinforzo. Risvolto i pantaloni al rovescio. Stendo bene il tessuto del jeans e vado ad applicarci sopra il rettangolo di rinforzo. Presso per far aderire bene la colla. Nel buco sul ginocchio controllo che l'apertura sia ben chiusa e poi presso il tessuto di rinforzo. Aspetto qualche secondo che la colla aderisca e si asciughi. Ecco quello che ottengo dal dritto. Sistemo ancora le aperture nel caso si siano formate delle piccole pieghe.
Proverò ora ad utilizzare per la prima volta insieme a voi il piedino per trapunto. Non l'ho mai utilizzato per aggiustare i jeans, ma visto che è incluso negli accessori della mia macchina voglio vedere come funziona. Si utilizza principalmente per trapuntare, ma secondo me può essere adatto anche in questo caso. Vediamo se funziona. Sostituisco il piedino, in questo caso bisogna smontare tutto il pezzo girando questa vite. Posiziono il piedino per trapunto e avvito. Giro poi la vite del piedino per regolarne l'altezza. Posiziono il tessuto. Ricordatevi di escludere la tasca in questo punto, altrimenti la chiuderete e la bloccherete nel jeans. Tiro sul dritto il filo della bobina, come nel caso precedente, e posiziono i fili verso il dietro. Affranco e parto poi con la cucitura. Avendo provato adesso entrambi i piedini, vi posso dire che secondo me con questo piedino sembra molto più semplice cucire il jeans perché il tessuto va semplicemente spostato con i polpastrelli e non tirato. Inoltre, avendo un'apertura tonda leggermente sollevata, il tessuto non rischia di incastrarsi all'interno del piedino. Il rischio di rompere l'ago in questo caso è molto più ridotto perché la forza che viene applicata è inferiore. Unico piccolo problema, almeno per me, è che il tessuto scorre molto più facilmente, quindi il punto che mi esce è molto più lungo dei precedenti. Non ho la mano ancora come con l'altro piedino, dovrei probabilmente muovere il tessuto molto più lentamente per avere un punto di lunghezza corretto e costante. Insomma, mi devo un po' allenare. Vi faccio vedere infine il punto più difficile da rammendare, quello in corrispondenza del ginocchio. Questo è il punto più difficile perché abbiamo pochissima possibilità di movimento, la gamba è inserita tutta all'interno del braccio e ho molto tessuto sulla destra, quindi ho difficoltà a muovere il jeans. Per cucire il buco sul ginocchio parto da un lato e procedo leggermente in diagonale per piccoli pezzi, con molta pazienza. Ecco qui quello che viene fuori. Taglio poi tutti i fili in eccesso. Sul rovescio taglio il tessuto lasciando 1 centimetro libero in corrispondenza delle cuciture come fatto in precedenza. Una volta finito di cucire tutto, ricordatevi di riattivare il trasporto del tessuto spostando la leva verso sinistra. Al posto del tessuto di rinforzo della colla spray potete utilizzare anche una teletta adesiva tipo questa, quelle che hanno la colla da un lato del tessuto. In questo caso tagliate un rettangolo e lo dovete andare ad applicare con il ferro da stiro. La teletta adesiva però per me è una soluzione per i buchi molto piccoli. Per riparare buchi grandi come quelli che vi ho fatto vedere in questo video io preferisco utilizzare un tessuto di rinforzo e la colla spray perché la colla spray non è definitiva e posso staccare il pezzo e riposizionarlo ogni volta che lo desidero. Una volta che avete applicato invece la teletta adesiva con il ferro, togliere la teletta sarà molto difficile perché la colla è praticamente permanente, quindi se avete sbagliato ad applicarla sarà molto difficile toglierla e anche se riuscite a toglierla una volta incollata vi lascerà tutta la colla sul vostro jeans. Inoltre se il buco è molto ampio e quindi non possono essere uniti i lembi di tessuto, se applicate la teletta adesiva sul retro con il ferro da stiro, sul dritto rischiate di sporcare l'asse da stiro
quindi quello che vi consiglio è eventualmente, se decidete di utilizzare questo metodo, di mettere sotto un giornale o un foglio di carta velina in modo da non sporcare il vostro asse da stiro. Insomma, in conclusione, la soluzione che preferisco per rammendare i buchi dei jeans è quello di avere un tessuto in tela di cotone e la colla spray, come vi ho fatto vedere in questo video. Come vi ho detto, in passato ho utilizzato anche altri metodi, come per esempio quello di imbastire, ma questo con la colla spray è il metodo finora più semplice e veloce che ho utilizzato. Sul mercato so che esistono delle toppe, dei rinforzi appositi per il jeans, ma io non li ho mai utilizzati, quindi probabilmente in futuro li proverò e vi farò sapere come mi trovo con quest'altro metodo. Per questo video è tutto e spero vi possa essere stato utile per dare nuova vita ai vostri vecchi jeans. Se vi è piaciuto condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video e ci vediamo presto. Ciao!